Buonasera a tutti ragazzi, sono qua per fare un video definitivo per quello che sono le mie considerazioni sull'Oculus. È passato un po' di tempo dalle mie prime impressioni, sono passati quasi 3 anni. Io l'ho ordinato proprio fine gennaio, primi di febbraio del 2016, mi è arrivato attorno a fine giugno del 2016 sempre. Una volta costava 700 euro, ci volevano dei mesi per averlo. Adesso viaggia attorno ai 350-400 euro a seconda delle offerte del momento. Che dire? Fondamentalmente il fatto che io ce l'abbia ancora qua appeso e che lo usi tutti i giorni, ogni volta, perlomeno ogni volta che corro, è di fatto una risposta a chi mi ha scritto in questi anni e ancora oggi, sia sui gruppi che frequento maggiormente su iRacing Italia oppure le chat, le mail eccetera eccetera, mi hanno chiesto: ma Renzo, ma poi alla fine cosa hai deciso? Ho deciso che non posso più farne a meno. Cercherò di essere il più breve possibile. I problemi o perlomeno le caratteristiche negative che c'erano nel mio video di prime impressioni rimangono. Fondamentalmente il problema più grande, che per alcuni è insormontabile, è quello della resa grafica. Certamente non siamo di fronte alla resa di un monitor, c'è una risoluzione nettamente inferiore. Io personalmente non avverto l'effetto zanzariera che molti lo indicano come la cosa peggiore. Ovviamente sono consapevole che non ha una resa come un monitor, però io l'effetto zanzariera, cosa che secondo me era molto evidente nel DK2, nel CV1 non c'è. Io sono per questo apparecchio, però è anche vero che la mia recensione va presa come un'opinione discutibile, nel senso che non c'è una realtà oggettiva che stabilisce questo è meglio di quell'altro. Per avere un'immersività come l'Oculus, che ogni volta che tu te lo metti ti catapulta e ti proietta dentro l'ambiente che il software vuole simulare, dall'altra parte c'è uno scotto da pagare, ovvero il discorso soprattutto della risoluzione e poi del fatto che è comunque un caschetto da mettere in testa con le problematiche eventualmente del sudore eccetera. Per qualcuno è sormontabile questo problema, per me sì, per altri no, e quindi fanno una scelta o di un monitor molto grande tipo 21 noni o addirittura 3 monitor per avere una panoramica più ampia. In questi anni, dove ormai l'Oculus è diventato più diffuso, si sono formate queste due correnti di pensiero: monitor o Oculus, un monitor, 3 monitor o Oculus. Qualcuno è tornato dall'Oculus ai 3 monitor e evidentemente ci sono delle cose che sono preferibili. Io personalmente non sono più tornato indietro e non tornerò più indietro. Ci sono delle cose che secondo me sono imprescindibili e l'Oculus, per esempio, al di là del discorso dell'immersività, nel fattore guida ti permette di fare una cosa che secondo me i 3 monitor, per quanto possono essere diciamo molto dettagliati anche nelle parti laterali, la ricerca del punto di corda con lo sguardo con l'Oculus è come essere dal vivo, mentre col monitor secondo me no, io l'ho provato. C'è un aneddoto interessante: dopo circa 1 anno e mezzo che guidavo solo con l'Oculus, sono stato a casa di un mio amico, mi ha detto dai prova col monitor, ho provato e sono andato a sbattere all'uscita del box di Montreal, 3 volte su 3 sono andato dritto fuori dal box contro la curva. Ho detto no, no, mai più. Quindi la mia opinione, ma questa è la mia, è che l'Oculus è ancora un prodotto valido, nonostante siano usciti degli altri caschetti come il Pimax o l'Odyssey, che io comunque non ho provato ma ho solo letto. Non mi sembra di aver percepito che ci sia una rivoluzione tale da dire siamo vicini al monitor eccetera eccetera. Io ho preferito ancora conservare, diciamo, l'abitudine su questo prodotto che è ancora ben ottimizzato su iRacing, molto di più di quando l'avevo provato la prima volta, e quindi questa è la mia scelta. Questa qui è un'opinione che va presa per questo aspetto. Ci sono due cose invece che vi devo dire. Uno, che uno dei miei problemi era il fatto che io avessi provato con gli occhiali da
diciamo, gli occhiali che uso per tutti i giorni, che sono progressivi e quindi hanno una lente che non è uniforme. Quindi cercare la messa a fuoco con quegli occhiali sotto l'Oculus era complicato, e questo ha condizionato un po' il mio giudizio su quello che era la resa grafica. Dopodiché ho provato con questi occhiali che sono stati costruiti, progettati, diciamo, per poter guardare solo il monitor, e quindi ho una resa molto buona quando sono in questa postazione. Diversamente, se vado in giro non riesco a leggere da vicino o vedo male da lontano. Con queste caratteristiche di lenti mi sono fatto fare delle lenti che sono dentro l'Oculus. Le ho comprate da VR Labs, mi pare, o Lens, ora non mi ricordo. Sono fatte così, ce ne sono una a destra e una a sinistra, e hanno un prezzo ragionevole. Io ho speso attorno ai 100 euro spedite, e hanno la possibilità di essere appunto inserite molto velocemente, eviti di metterti gli occhiali, e la resa a questo punto è ottima, come avere gli occhiali sotto però senza le stanghette che ti stringono, eccetera eccetera. Il secondo problema di questo qui l'ho, diciamo, risolto un pochino. Il secondo problema è il problema del sudore, perché comunque ha dentro dei due piccoli visori che comunque in questa parte qua, che qualcuno ne dica, un po' scalda, e unitamente alla diciamo, azione che uno va sul volante o fa delle gare o delle sessioni piuttosto lunghe, il sudore è quasi inevitabile. Come ho diciamo, arginato questo problema? Con una soluzione molto banale, una classica fascetta da tennis da mettere sulla fronte, e diciamo, questo sistema permette anche una regolazione secondo me migliore, perché non sta proprio attaccato alla faccia, e quindi è possibile più gestire la posizione per ricercare il fuoco migliore di tutti. E poi mi dà la possibilità di tenerlo leggermente staccato. C'ho una piccola luce qua sotto, io poi guido col buio o comunque semibuio, non ho il fastidio di vedere sotto, però ho la possibilità di far areare l'apparecchio in modo tale che non si appanni al suo interno. Per poter avere una reazione, diciamo, sufficiente per non colare completamente impavido di sudore, ho adottato la soluzione più banale del mondo, ovvero questo. Il mio compagno fedele lo metto qua prima di ogni gara, me lo preparo davanti alla faccia, faccio partire e mi faccio tutte le sessioni che voglio. Io faccio sessioni anche da 30, 40, 50, ho fatto anche l'endurance da 2 ore, quindi non ho un grosso problema né di stanchezza degli occhi né di motion sickness, quindi ovviamente non ho la nausea. È una questione di abitudine. Quindi monitor o Oculus è da provare, perché nonostante tutto, come dicevo prima, qualcuno è tornato indietro, o qualcuno non è totalmente convinto. Il mio consiglio è di provarlo. L'ultimo consiglio che vi do: attenzione alle richieste hardware. Se dovete fare questo salto, mettetevi nella condizione di avere una situazione piuttosto buona, e direi come minimo in assoluto l'equivalente di una 980 Ti della Nvidia, non meno. Forse gira con qualcosa meno, ma siccome già bisogna sacrificare un po' l'aspetto grafico, in quanto la risoluzione è quella che è, comunque secondo me è molto buona, molto migliore del DK2, sarebbe poi penalizzante, se non addirittura frustrante, dover abbassare il dettaglio del gioco per poterlo far girare in maniera ragionevole e soddisfacente. L'apparecchio deve girare a 90 frame al secondo, ci sono anche le possibilità di farlo girare alla metà dei frame, ma si ha poi un feedback che secondo me non ne vale la pena, e quindi sia a 90 frame al secondo, magari togliere qualcosa ma non togliere troppo, altrimenti poi la differenza col monitor diventa evidente, e poi sta a voi scegliere se sacrificare o no il discorso dell'aspetto grafico a favore di un'immersività che non ha assolutamente paragone con nessun'altra soluzione se non con un caschetto VR. Spero in questo modo di avervi dato una indicazione maggiore, o perlomeno di aver chiarito qual è la mia posizione a questo riguardo, e niente, spero di vedervi in pista. Io
concludo dicendo che se devo guidare, se voglio guidare, devo avere questo, e se non ho questo io non guido, piuttosto faccio dell'altro. Ormai non posso più fare senza. Vi saluto, grazie per aver visto il video, ci vediamo o in pista o magari nei gruppi Facebook. Buona serata a tutti.